Come esprimi sorpresa o ammirazione in italiano? Lasciami indovinare, usi l'espressione mamma mia ed è corretta, ma ce ne sono delle altre e oggi te le farò conoscere. Ciao, io sono Eli e aiuto gli studenti di italiano a parlare in modo sicuro e fluente. Cominciamo subito dalle espressioni che servono per indicare stupore e incredulità. In concreto iniziamo da un'espressione che io utilizzo moltissime volte al giorno e che è accipicchia. Qui puoi vedere la traduzione in inglese. Ecco un esempio. Accipicchia! Che sorpresa! Molto simile è anche l'uso di accidenti. Come vedi, la traduzione è quasi la stessa ed ecco una frase di esempio. Accidenti, ho dimenticato le chiavi a casa. La terza espressione è un po' più articolata, tant'è che ho dedicato una video lezione proprio su questo argomento. Ti consiglio di cliccare qui sulla scheda per guardarla. L'espressione è addirittura. Hai vinto alla lotteria? Addirittura. Procediamo con caspita. Ad esempio, potresti dire: caspita, hai finito il lavoro in un giorno. Proprio pochi giorni fa un cliente mi ha sentito dire santo cielo e ho dovuto spiegare il significato. Ecco qui. Potremmo dire, ad esempio: santo cielo, guarda quel temporale. Ho notato che ci sono alcune incertezze anche sull'uso di ma dai oppure ma va. Potremmo esclamare: hai davvero fatto tutto questo da solo? Ma dai! Prima di continuare con le espressioni che servono per indicare ammirazione, ti ricordo che se lo vuoi puoi scaricare questo PDF gratuito con i 100 verbi più comuni in italiano. Troverai il link qui sotto in descrizione. Per esprimere approvazione o ammirazione possiamo ad esempio usare bello o bella o anche bellissimo o bellissima. Spesso però tendiamo ad usare anche fantastico o stupendo. Ricorda però che in entrambi i casi devi sempre fare l'accordo con il nome a cui si riferisce l'aggettivo. Ad esempio, questo lavoro è fantastico, stupendo, oppure la vista della cima delle montagne è stupenda. Un'altra espressione è mica male e ricorda che su mica ho pubblicato un'intera video lezione e tra l'altro ho anche spiegato da dove deriva questo termine. L'etimologia è molto interessante. Se vuoi saperne di più ti consiglio di cliccare qui sulla scheda. Questo progetto non è mica male. A volte usiamo anche però. Ad esempio, nella frase però, chi l'avrebbe detto? Ed ora passiamo a bene, benissimo e bravo. E qui attenzione, perché ricorda, bravo deve fare l'accordo. Quindi non si dice sempre bravo in italiano. Se bravo è riferito a una donna, allora diciamo brava. Se è riferito a una pluralità, al maschile per esempio di uomini, allora diremo bravi. Se invece ci si riferisce a delle donne, diremo brave. Quindi ricorda, non si usa solo bravo, ma esistono le diverse forme.
bravo, brava, bravi e brave. Per esempio, se parlo con una donna, potrei dire: hai ottenuto la promozione? Brava, sono contenta per te. Non sono sicura che tu conosca avanti, ma effettivamente viene usato in italiano. Vediamo un esempio. Avanti, possiamo farcela. Questa è proprio un'espressione di incoraggiamento. E come incoraggiamento usiamo anche spesso forza, che si usa spesso nell'espressione forza, sbrigati. Alternativamente si usa anche coraggio. Ad esempio possiamo dire: coraggio, andrà tutto bene. Con questo significato usiamo anche su. Su, non essere triste. E naturalmente avrai sentito molte volte l'uso di dai. Per esempio, dai, raccontami tutto. Ed ora ho una domanda per te. Qual è l'espressione che ti è piaciuta di più? Ti chiedo di scrivere una frase qui sotto nei commenti. E se sei arrivato o arrivata fino a qui, ti chiedo anche di scrivere gatto nei commenti. Oggi abbiamo visto insieme alcune espressioni molto comuni per indicare ammirazione e sorpresa. Ma ricorda, se vuoi parlare in modo fluente è anche importante sapere come reagire, in particolar modo reagire a una buona notizia, ma anche a una cattiva notizia. Ecco perché, se ti interessa riuscire a farlo, il prossimo passo è quello di cliccare qui. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione, ci vediamo qui sempre su Italiano con Eli.